Stasera si è concretizzato quello che, senza ombra di dubbio, è il peggior decennio per quanto riguarda le nostre italiane in Europa. Ma forse anche ventennio, non lo so. Però basti pensare, semifinale di Europa League, nessuna italiana, semifinale di Conference, nessuna italiana, la Champions neanche a nominarla, agli ottavi già tutti a casa, o meglio, gli ottavi l'Atalanta a prenderne 10 tra andata e ritorno. La nazionale che non si qualifica ai mondiali, sì, peggior ventennio, sì, ma sì. Sai, a parte di me, dici, ma una rimonta, che ne sai, Bologna d'Italiano, ne prende altri 4, ragazzi, prende altri 4. Quantomeno la Fiorentina ha avuto quello scatto d'orgoglio di rimontare il passivo. Ma vedo adesso un colpo di testa dei piccoli, o no? Sì, però non ce la faccio a dire. No, non può essere una magra consolazione. Cioè, forse lo è. Anzi, è una magra consolazione. Vabbè. Ragazzi, che dobbiamo parlare delle due partite che abbiamo visto. Parliamo delle due partite che abbiamo visto. Cioè, facciamolo per quel che vale. Prima, come al solito, se volete, vi invito a spolliciare per soddisfare l'amico algoritmo. Vi ricordo sempre di iscrivervi. La maggior parte di voi lo sono iscritto perché abbiamo un 52,5% di iscritti, ma tantissimi no? Guardano i video e non sono appunto iscritti. Appena finita la partita, Fiorentina Crystal Palace, sì, appena finita. Fatemi chiudere, se non mi distraggo. Invece devo essere concentrato pienamente su di voi. Se volete, facciamo abbassare la percentuale dei non iscritti. Vi ringrazio perché tantissimi di voi nell'ultimo video mi hanno dato retta, addirittura 61 nuovi arrivati. Vi abbraccio tutti a uno a uno. Grazie, grazie davvero per il supporto. Grazie. Ecco, grazie. Nonostante i risultati sul campo non arrivino, questo calcio, cioè queste partite state seguendo, è quasi a cuore aperto. Qua abbiamo uno spazio dove oggi possiamo svagare in qualsiasi dissertazione, in qualsiasi argomento, perché sì, io eh, vabbè, partiamo dall'Aston Villa. E mi aspettavo già al Viola Park, mi aspettavo fosse difficile, sai, giochi una grande partita all'andata, perché ribadisco, per me Bologna all'andata fa una grande partita e ne prendi tre. Se vai lì al Viola Park con l'Aston Villa e non sei minimamente centrato, se ti va bene ne prendi 4. Quindi direi che è andata anche abbastanza di lusso, no? Scherzi a parte, il divario si è visto tutto. Dispiace perché anche stasera si sono visti tanti limiti. Qualcuno poi, come al solito, parlerà di allenatori, ed è giusto farlo perché abbiamo un Emery che ancora una volta si conferma un maestro. Parliamo anche dei giocatori, cioè se ti presenti convinti che Casale non è semplicissimo mantenere la porta inviolata. Lo stesso Ravaglia, pare rigore, ma l'abbiamo visto all'andata. Oggi sul terzo gol mi pare. Però soprattutto il rigore lo stesso rigore concesso, no? Completamente. Vabbè. E il primo gol, lì c'è una qualità immensa dei giocatori dell'Aston Villa che in un fazzoletto, no? E grazie a combinazioni studiate e ristudiate arrivano in porta con due tocchi. eh, Però, ragazzi, penso al secondo gol, al gol che prende da calcio d'angolo dopo che il portiere ti ha preso. C'è anche un po' il staccare completamente la bussola, non lo so, forse non essere
il classico discorso di non essere, no, abituato a questi livelli, diciamo sempre forse le stesse cose, però mi sembra palese che l'Aston Villa tra andata e ritorno è stato maniacale in quello che ha fatto. Aveva un canovaccio, lo ha, lo ha abbracciato e vai dritto, non si scappa. Vero, tra andata e ritorno forse è stato anche troppo duro il passivo, però il divario c'è, Rogers, Watkins, ma lo stesso McGinn. Ragazzi, parliamo veramente di un altro livello e ribadisco, e poi andiamo a finire sempre là. Come fai? Riflettevo poi di Cani è diventata virale, no? La testata che è data, ma lasciate stare il discorso della testata, le cavolate varie. Cioè, che vuoi recuperare? La domanda della Massolin, no? Cosa dobbiamo fare per recuperare? O quando lo recuperi? Che vuoi recuperare? Che gap che vuoi risanare? Che vuoi risanare? Si è creata una voragine che vuoi risanare. Se ti va bene, come è andata all'Inter, grazie a un assetto tattico anche rivoluzionario sotto alcuni aspetti, che ti permette di andarti a giocare due finali e di colmare il gap. Ti devono andare bene la prima volta che è arrivato in finale, sì, anche un po' le combinazioni. La seconda volta hai dovuto destreggiarti tra Bayern e Barcellona, però alla fine della fiera stai facendo già un miracolo, dobbiamo capirlo, non è la normalità, è un miracolo, è l'eccezione. E la normalità diventerà sempre sta roba qua, di andare a Villa Park, di prenderne 4, di affrontare squadre come il PSG, di prenderne 5, una squadra campione d'Italia che magari non si qualifica neanche ai playoff. Questo diventerà la normalità. Ecco, questo deve essere chiaro. E dispiace. La squadra che l'anno prima era arrivata in finale, che quest'anno non passa neanche i playoff, questo diventa la normalità. Le possiamo mettere tutte dentro. E che dire? Che dire? E mi prendo la vittoria della Fiorentina. Mi prendo questa, come dicevo prima, questa magra consolazione, perché sai, il Crystal Palace, l'altra squadra inglese che sta facendo un buon campionato con Glasner, bravissimo allenatore tra l'altro, e, e dopo di essere andata sotto oggi ho detto, soprattutto per il gol che ha preso, bastata una palla messa in mezzo, completamente nessuno in marcatura, e anche lì ho detto, ma anche la Fiorentina ne prende altre tre dopo l'andata. E invece no, ha reagito. Secondo me ha inciso anche il fatto che poi ha dovuto per 2 volte cambiare no assetto, ma modificare tanti la posizione di tanti giocatori con l'infortunio di Lacroix, se non sbaglio il difensore, se ne è infortunato un altro, ha dovuto un po' rattoppare, poi già hai un vantaggio di 3 gol praticamente, voi non vuoi un po' molli, però con questo non voglio assolutamente sminuire una reazione che quantomeno c'è stato un bel gol da parte di Ndur, per esempio nella ripresa, Solomon comunque qualche giocata pregevole l'ha messa in mostra. Sai, in questa magra, in questo nulla, c'è il fatto che non hai preso un'imbarcata, anzi hai ribaltato il risultato, sta diventando e diventa un'eccezione positiva, quindi un'accezione positiva. Vabbè, so cotto. Ragazzi, cosa volete che vi aggiunga? Cosa volete che vi dica? Ribadiamolo ancora una volta il concetto, finisce per l'Italia. Per me, peggior, non so se decennio, ventennio davvero, però nessuna squadra in Europa. Siamo al 16 aprile, già nessuna italiana in Europa. Nessuna. Punto. Stop. Vabbè. Gioco, partita, incontro. Fatemi sapere cosa ne pensate voi. Se volete commentate, likeate, iscrivetevi al canale. Un grande abbraccio. Taneschi.